a tutti i miei cari seguaci e benvenuti al Tè Scientifico. Per chi di voi non lo conoscesse, questo è un format in cui parlo insieme a voi di scienza mentre gusto insieme a voi una tazza di tè. Oggi vorrei parlare di un tema che tutti noi conosciamo, tutti di noi amiamo, tutti di noi ne parliamo anche quotidianamente. Sto parlando dell'energia. Dovete sapere che ogni cosa che ci circonda è stato fatto grazie all'energia. Questa candela, questo vaso, questa tazza, sono tutti il frutto dell'utilizzo di energia per ottenere, quelli che sono i nostri beni primari. Anche l'utilizzo della luce, della radio, della televisione, sono tutto il frutto di come è stata sfruttata nei secoli l'energia, ovviamente dall'essere umano. Vorrei dirvi qual è la definizione di energia, ma prima, come sempre, partirei subito con la nostra amata sigla! Seguaci, che cos'è l'energia? In realtà non esiste una vera e propria definizione di che cos'è, perché in realtà non è un qualcosa che noi possiamo vedere, non sappiamo la sua forma, non sappiamo il suo colore, è invisibile ai nostri occhi. È un po' come dare la definizione di che cos'è il tempo, che cos'è lo spazio. Si tratta di un qualcosa che sappiamo essere presente, c'è, esiste, ma non lo vediamo, non l'assaporiamo. Però possiamo dare una prima definizione, anche se mi rendo conto non del tutto esaustiva, di che cos'è l'energia. L'energia è quella entità necessaria affinché venga compiuto un dato lavoro. Ma che cosa si intende per lavoro in fisica? Il lavoro in fisica è uguale al prodotto tra forza e spostamento, che sono entrambi dei vettori. Quindi il risultato sarà un prodotto scalare, ovvero un numero, e avremo pertanto anche un'unità di misura. Infatti l'unità di misura del lavoro è il joule. Partirei subito col dire una cosa che penso che possa essere utile sapere. L'energia è un qualcosa che non si può né creare né distruggere. Quindi è sempre presente, ma può trasformarsi. Vediamo adesso un pochettino degli esempi per farvi capire come funziona l'energia. Io non sono una fisica, quindi non entrerò in quello che appunto è il lavoro, la definizione e tutto il resto. Mi interessa piuttosto cercare di far capire un po' come funziona e come noi sfruttiamo le fonti di energia. E in particolare oggi mi soffermerò su quelli che sono i tipi di energia non rinnovabile e farò l'esempio soprattutto per quanto riguarda le automobili e come queste possono essere utilizzate dall'essere umano per andare in qualsiasi posto. Dunque, buono, frutti di bosco. Partirei subito quindi col dire che noi abbiamo una macchina. In questa macchina noi dobbiamo mettere benzina o dobbiamo mettere un carburante all'interno della macchina. E questo carburante che noi mettiamo nella macchina sarà quello che poi ci permetterà di camminare. Qual è il meccanismo e cosa c'entra l'energia? Dovete sapere che la benzina, così come il gasolio, sono entrambi delle miscele di idrocarburi e sono entrambi stati ottenuti utilizzando una sostanza che nel corso degli anni ha fatto arricchire tanti tizi su questo pianeta. Sto parlando dell'oro nero o più semplicemente del petrolio. Il petrolio si forma nel corso di 1 milione di anni a partire da dei processi molto complessi che derivano dai fondali marini in cui vanno a depositarsi tutti gli organismi acquatici. Questo petrolio che quindi si forma viene estratto dall'uomo e poi viene trattato, viene raffinato. Nel caso della benzina viene raffinato di più rispetto a quanto invece non accade per il gasolio
e otteniamo quindi quello che è ecco, la nostra sostanza necessaria per permettere alla macchina di camminare. Come funziona? Adesso un po' vengo e mi spiego. Allora, dovete sapere che per quanto riguarda queste miscele di idrocarburi, esse presentano quindi dei legami chimici tra di loro, perché si tratta di delle molecole, quindi queste molecole saranno formate da degli atomi che saranno legati tra di loro attraverso dei legami chimici. Questi legami chimici possiedono un'energia chimica e questa energia chimica può trasformarsi. Ma come avviene questa trasformazione? Come vi dicevo, la benzina rispetto al gasolio è più raffinata, ma non è questa l'unica differenza di una macchina a diesel rispetto a una macchina a benzina. Infatti avremo che proprio la struttura del motore sarà completamente diversa ed in particolare l'innesco che determinerà la combustione sarà differente. Come avviene quindi? Avremo questo innesco, quindi può essere, che ne so, il pistone o può essere magari anche la candela, che determina quindi una interazione tra quella che è la miscela di idrocarburi e l'aria che si trova nell'atmosfera, in questo caso l'ossigeno. L'ossigeno infatti, in seguito a questo innesco, entrerà in stretto contatto con la miscela di idrocarburi in uno spazio piccolo e questo creerà quindi una reazione. Infatti proprio la definizione di combustione non è altro che una reazione di ossidazione che avviene in presenza di un carburante, che in questo caso è la nostra benzina o il diesel, e un comburente, che in questo caso è l'ossigeno. Questa reazione determinerà quindi un cambiamento di quelli che erano i legami chimici iniziali della miscela di idrocarburi. Questo cambiamento comporterà anche una trasformazione in seguito a questa reazione di energia, che trasformerà l'energia chimica che era precedentemente appunto presente nei legami chimici in energia termica, ovvero calore. A sua volta poi il calore si trasformerà in energia meccanica, che permetterà quindi il movimento dell'automobile. Come vi dicevo, questo tipo di esempio è un tipo di utilizzo dell'energia a partire da delle fonti non rinnovabili, quali il petrolio e poi in seguito la benzina o il gasolio. Dovete sapere che queste miscele di idrocarburi sono un po' il male dei nostri tempi e l'utilizzo di questi sono il risultato di quello di cui si parla tantissimo oggi, ovvero il surriscaldamento globale, l'inquinamento ambientale, i danni alla salute. Questo perché dovete sapere che parte di questi idrocarburi non partecipano a queste reazioni chimiche e vengono dispersi nell'atmosfera. Inoltre, uno tra i prodotti di queste reazioni chimiche è il diossido di carbonio, che anche questo va nell'atmosfera e determina un inquinamento dell'ambiente. Ecco perché oggi dovremmo imparare ad utilizzare in maniera più consapevole le fonti di energia. Oggi come prima si parla infatti di energie rinnovabili, ovvero quelle fonti di energia che prima di tutto non causano un inquinamento come lo causano invece gasolio, benzina e tutti questi idrocarburi che provocano appunto questi inquinamenti per i motivi che vi ho detto. Ma inoltre queste energie rinnovabili cosa hanno di positivo? Il fatto che sono sempre disponibili, perché come vi dicevo il petrolio si forma in seguito a dei processi che avvengono nel corso di milioni di anni, quindi non è sempre presente questo petrolio. Prima o poi, a furia di estrarlo, finirà e nel momento in cui finirà dovremmo avere delle alternative per poter utilizzare l'energia. Uno tra questi è quindi per esempio i pannelli solari oppure anche le pale eoliche. I pannelli solari sfruttano quindi come fonti di energia rinnovabili le radiazioni luminose, le quali sono praticamente infinite, almeno ecco per il momento. Però comunque
anche se queste energie sono sempre disponibili, è ad ogni modo importante farne non un uso eccessivo, ma sempre cercare di dosare l'uso che noi facciamo dell'energia. Ho pensato di fare questo video perché penso che sia un argomento estremamente interessante, un argomento di cui si parla sempre, però forse non se ne parla mai abbastanza. E sono del parere che solo conoscendo le basi, tutti noi, quindi non solo i diretti interessati, ma tutta la popolazione mondiale, possiamo anche imparare ad utilizzare l'energia in maniera più saggia. Quindi spero un po' che questo argomento sia stato di vostro gradimento. Inoltre, se vorrete, potrò anche fare dei video in cui parleremo più approfonditamente anche magari di altri tipi di energia, magari parlando più nel dettaglio anche di come funzionano le energie rinnovabili, che sono quelle comunque su cui stanno puntando di più le industrie, proprio perché è il futuro. Quindi vi invito a scrivere un po' nei commenti cosa ne pensate. Vi invito poi anche a mettere like, a commentare, ad iscrivervi al canale naturalmente, e poi se vi resta tempo a seguirmi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!